Ciao e bentornato. In questo tutorial approfondiamo il discorso sulle simmetrie. Dopo un breve ripasso sugli argomenti trattati nel video precedente, facciamo alcune importanti considerazioni sulle funzioni pari e sulle funzioni dispari. E per concludere analizziamo le proprietà di simmetria della maggior parte delle funzioni che si incontrano durante gli anni della scuola superiore. Iniziamo! Nel video precedente abbiamo visto che per capire se una funzione è pari, dispari oppure né pari né dispari si procede nel modo seguente. Assegnata l'equazione di una funzione qualsiasi, si calcola f di meno x, cioè si sostituisce ad ogni x presente nel testo della funzione la quantità meno x. Dopo aver svolto alcuni calcoli, ci si possono presentare tre situazioni differenti. F di meno x può essere esattamente uguale ad f di x. In questo caso la funzione si dice pari ed il suo grafico, come possiamo osservare qui a destra, è simmetrico rispetto all'asse y. Quando invece ci viene assegnata l'equazione di una funzione e calcolando f di meno x troviamo l'equazione della funzione stessa completamente cambiata di segno, cioè praticamente troviamo la stessa espressione analitica iniziale con un meno davanti, la funzione si dice dispari ed il suo grafico risulta essere simmetrico rispetto all'origine. Infine, quando ci viene assegnato il testo di una funzione e calcoliamo f di meno x, se l'espressione analitica finale è diversa sia dalla funzione iniziale che dalla funzione iniziale completamente cambiata di segno, la funzione si dice né pari né dispari ed il suo grafico, come possiamo notare qui a destra, non è simmetrico né rispetto all'asse y né rispetto all'origine. Questo, come vedremo in seguito, non significa che il grafico non possa essere simmetrico rispetto ad una retta o rispetto ad un punto opportuno. Abbiamo visto dunque che possono esistere funzioni pari, funzioni dispari e funzioni né pari né dispari. A questo punto potrebbe sorgere una domanda. Esiste una funzione contemporaneamente sia pari che dispari? La risposta a questa domanda, anche se potrà sembrare strano, è sì. La retta di equazione y uguale a 0, ovvero l'asse x, è l'unica funzione sia pari che dispari, poiché, come si può notare osservando il grafico qui a destra, è simmetrica sia rispetto all'asse y che rispetto all'origine. Utilizzando ora alcuni esempi trattati nel video precedente, facciamo alcune considerazioni sulla simmetria delle funzioni razionali, alcune delle quali si possono estendere anche agli altri tipi di funzione. Per quanto riguarda le funzioni razionali intere, possiamo affermare che una funzione razionale intera è pari se contiene solamente potenze pari della variabile indipendente x e numeri puri, poiché se contenesse potenze dispari della variabile x, quando andiamo a sostituire meno x per calcolare f di meno x, tutti i termini con la potenza dispari cambierebbero di segno e dunque f di meno x non potrebbe essere uguale ad f di x. Possiamo inoltre affermare che una funzione razionale intera è dispari se contiene solamente potenze dispari della variabile indipendente x e non contiene numeri puri, poiché quando andiamo a sostituire meno x al posto della x, i numeri puri non cambierebbero di segno e quindi avremo dei termini, le potenze dispari, che cambiano di segno e dei numeri puri che rimarrebbero invariati. Per quanto riguarda le funzioni razionali fratte, invece, rifacendoci anche agli esempi trattati nel video precedente, possiamo affermare quanto segue. Il quoziente fra due funzioni pari, oppure fra due funzioni dispari, produce sempre una funzione pari, mentre il quoziente fra due funzioni, di cui una dispari ed una pari, produce sempre una funzione dispari, poiché, come abbiamo visto nel video precedente, la funzione pari rimane invariata, mentre dove è presente la funzione dispari, quando calcoliamo f di meno x, è possibile raccogliere un meno e portarlo davanti alla frazione, e dunque f di meno x risulta essere uguale a meno f di x.
Vediamo ora quando va studiata la simmetria di una funzione e quali vantaggi si possono ottenere dal suo studio. Innanzitutto, la simmetria di una funzione va studiata immediatamente dopo il calcolo del dominio, cioè subito dopo aver determinato le condizioni di esistenza, si procede con il calcolo di f di meno x. Voglio però fare un'importante osservazione che ci può far risparmiare un po' di fatica. Se il dominio è asimmetrico, la funzione è sicuramente asimmetrica, quindi è inutile calcolare f di meno x. Ad esempio, se quando calcoliamo il campo di esistenza di una funzione troviamo un dominio di questo tipo, che anche graficamente si dimostra essere asimmetrico, è inutile calcolare f di meno x, poiché la funzione è già asimmetrica in partenza. Ed ora vediamo i due principali vantaggi derivanti dalla conoscenza delle simmetrie di una funzione. Il primo vantaggio è sicuramente un risparmio di fatica, poiché una volta che abbiamo determinato le caratteristiche di una funzione a destra rispetto all'asse y, vale a dire le intersezioni con gli assi, il segno, i limiti agli estremi del dominio, nonché gli intervalli di monotonia e di concavità e la posizione dei massimi, dei minimi e dei flessi, possiamo disegnare il grafico a destra rispetto all'asse y e se sappiamo che la funzione è pari, possiamo ribaltare per simmetria questo grafico rispetto all'asse y ed ottenere così il grafico completo di una funzione, alleggerendo notevolmente la parte dei calcoli. Quando invece abbiamo a che fare con una funzione dispari, possiamo di nuovo studiare tutte le caratteristiche di una funzione a destra rispetto all'asse y, disegnarne il grafico e successivamente ribaltarlo rispetto all'origine degli assi. In questo modo, quelli che sono dei minimi a destra rispetto all'asse y diventano dei massimi alla sinistra e viceversa, ed inoltre si inverte anche il segno dei limiti agli estremi del dominio. Questo ci fa capire anche un secondo vantaggio derivante dalla conoscenza delle simmetrie di una funzione. Il vantaggio è proprio quello di un controllo sui calcoli, poiché se ad esempio sapessimo che una funzione è dispari e il limite a più infinito risultasse più infinito, e calcolando il limite a meno infinito trovassimo di nuovo più infinito, avremmo sicuramente sbagliato i calcoli, poiché se la funzione è dispari, il limite a meno infinito sarebbe sicuramente meno infinito, cioè opposto all'altro limite, quello a più infinito. Oppure se ad esempio calcolassimo la posizione del minimo di una funzione dispari e risultasse più 8 meno 2, sicuramente avremo anche un massimo nella posizione meno 8 più 2. E se i nostri calcoli non ci fornissero tale risultato, sarebbero sicuramente sbagliati i calcoli oppure lo studio della simmetria. Dunque, riepilogando, lo studio della simmetria ci permette di risparmiare un po' di fatica e di controllare meglio i calcoli svolti, individuando eventuali errori. Analizziamo ora velocemente la simmetria delle funzioni semplici, ovvero delle funzioni che si incontrano durante gli anni della scuola superiore. L'analisi che svolgerò ora sarà puramente grafica. Lascio a te il compito di calcolare f di meno x e di verificare algebricamente quanto verrà detto. Iniziamo dalla funzione costante, cioè dalla retta di equazione y uguale a k, dove k è un qualsiasi numero reale. Graficamente, questa è una retta orizzontale che interseca l'asse y al punto di ordinata k ed è dunque ovviamente una funzione pari poiché è simmetrica rispetto all'asse y. Passiamo ora alla funzione lineare, cioè alla retta generica di equazione y uguale a mx più q. Come si può notare dal grafico, questa funzione non è simmetrica né rispetto all'asse y né rispetto all'origine e dunque è una funzione né pari né dispari. Vi è però un caso particolare. Quando la costante q, cioè il numero puro che compare nell'equazione della retta, è uguale a 0, la retta passa per l'origine ed è dunque una funzione dispari. L'equazione y uguale a mx, come sappiamo, è anche detta funzione di proporzionalità diretta. Passiamo ora alla funzione quadratica.
Questa funzione, meglio nota come parabola, non è né pari né dispari, poiché non è simmetrica né rispetto all'asse y né rispetto all'origine. È simmetrica però rispetto ad una retta verticale passante per il suo vertice, detta appunto asse di simmetria della parabola. Dunque, dire che una funzione non è né pari né dispari non significa affermare che tale funzione non possa essere simmetrica rispetto a qualcos'altro, ad una retta oppure ad un punto. Ci sono però alcune situazioni in cui la parabola è una funzione pari. Infatti, quando il termine b, che è il coefficiente della x, è uguale a 0, la parabola ha il vertice sull'asse y ed è dunque simmetrica rispetto a tale asse, cioè è una funzione pari. E questo si verifica sia quando il coefficiente noto c è uguale a 0 che quando è diverso da 0. Vediamo ora la funzione di proporzionalità inversa. Questa funzione, detta anche iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, ha equazione y uguale a k fratto x e come possiamo notare dai due grafici qui in basso, è simmetrica rispetto all'origine, è dunque una funzione dispari. Un caso particolare di iperbole equilatera è la funzione omografica, cioè una funzione in cui si ha il rapporto tra due polinomi di primo grado. Questa non è altro che una iperbole equilatera traslata e come si può notare dal grafico non è simmetrica né rispetto all'asse y né rispetto all'origine, quindi non è né pari né dispari. Ciò non toglie che essa sia simmetrica rispetto ad un punto, che è il punto di intersezione fra i suoi asintoti. È dunque una funzione che presenta una simmetria centrale. Passiamo ora all'analisi della funzione esponenziale. Come si può notare osservando i due grafici qui a destra, tale funzione non presenta alcuna simmetria, non è dunque né pari né dispari, e lo stesso vale per la funzione logaritmica. Questa funzione ha addirittura un dominio che va da 0 a più infinito e dunque già il dominio è asimmetrico. Anche questa funzione non è né pari né dispari. Vedremo però nel prossimo video alcuni casi particolari in cui anche le funzioni esponenziali e le funzioni logaritmiche possono essere funzioni simmetriche. Analizziamo ora brevemente alcune funzioni goniometriche. Analizziamo i grafici di quelle più note. La funzione seno, come possiamo osservare dal grafico, è simmetrica rispetto all'origine ed è dunque una funzione dispari. La funzione coseno, invece, è simmetrica rispetto all'asse y ed è dunque una funzione pari. Ed infine le funzioni tangente e cotangente sono funzioni dispari, poiché sono simmetriche rispetto all'origine. Infatti, la funzione tangente, data da seno fratto coseno, è il rapporto fra una funzione dispari e una funzione pari, ed è dunque dispari, mentre la funzione cotangente, data dal rapporto fra coseno e seno, è il rapporto fra una funzione pari e una funzione dispari, e per quanto detto all'inizio di questo video, è di nuovo una funzione dispari. Questo è il grafico della tangente, che come si può notare è simmetrico rispetto all'origine, e questo più a destra è il grafico della cotangente, di nuovo simmetrico rispetto all'origine. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial approfondiremo ulteriormente il discorso sulle simmetrie analizzando alcune situazioni particolari e vedremo come si possono generare funzioni pari oppure dispari a partire dall'equazione di una funzione qualsiasi. Vi assegnerò inoltre alcuni esercizi di consolidamento sulle simmetrie con i relativi risultati. Vi aspetto! Ciao!